Si dice che 9 creator su 10 che iniziano un canale pieno di sogni lo abbandonino entro i primi 90 giorni. Pensa a questo numero, 9 su 10. E la verità è che senza la giusta rotta potresti essere il prossimo. Hai passato ore, forse giorni a scovare la nicchia perfetta. Hai divorato decine di tutorial, hai comprato quel microfono, hai sacrificato il tuo tempo libero per montare il primo, il secondo, il terzo video con un entusiasmo che quasi potevi toccare. Hai cliccato pubblica con il cuore in gola e poi il silenzio. Le visualizzazioni che non decollano. L'unico commento è di tua madre che scrive bel video tesoro. E quella frustrazione, quel peso sullo stomaco inizia a farsi sentire. Quella vocina nella testa, prima un sussurro, ora urla «Ma chi te l'ha fatto fare?» Se ti senti così, fermati un attimo. Respira. Non sei solo, non sei sbagliato e soprattutto non sei destinato a fallire. La vera ragione per cui così tanti mollano non è la sfortuna, la mancanza di talento o un algoritmo cattivo che ce l'ha con te. È una serie di trappole mentali e strategiche che possiamo definirle delle verità scomode che i grandi creator conoscono fin troppo bene e che oggi ti svelerò una per una e ti mostrerò esattamente come puoi schivarle per evitare di diventare un'altra triste statistica. Se sei qui è perché non vuoi essere uno di quei 9. Vuoi essere quell'1 su 10 che ce la fa, che sfonda. E la differenza tra chi molla e chi continua non è ovviamente nell'attrezzatura da migliaia di euro o nel colpo di fortuna. Sta nel capire che YouTube non è una lotteria, ma un gioco di strategia. Oggi non ti darò i soliti consigli banali come fai delle belle miniature oppure sii costante. Ma andremo molto più a fondo. Smaschereremo insieme i 3 errori fatali, le 3 verità nascoste che quasi nessuno ha il coraggio di dirti quando inizi. Ognuno di questi errori è un killer silenzioso di canali YouTube. Ma una volta che li conosci, diventano i tuoi più grandi punti di forza. Ora, partiamo dal primo, quello che probabilmente sta bloccando anche te in questo preciso istante. Il primo errore, il più subdolo, è la trappola della perfezione e suona più o meno così. Appena avrò quella nuova videocamera, allora sì che farò video di qualità. Oppure, appena imparerò a usare quel software di montaggio alla perfezione, allora i miei video spaccheranno. Appena avrò il logo perfetto, l'intro animata da un premio Oscar, l'audio da studio di registrazione, allora e solo allora sarò pronto per il successo. Ti suona familiare? Questa mentalità è veleno puro. È la forma più elegante di procrastinazione che esista. Ti illudi di star lavorando al tuo canale quando in realtà stai solo rimandando il momento della verità, quello di pubblicare e metterti in gioco. Passi settimane a lucidare un dettaglio che il 99% degli spettatori non noterà mai e nel frattempo il tuo canale resta un cimitero di bozze. Pubblichi un video ogni morte di papa perché cerchi il video che deve essere il capolavoro. E sai qual è il problema? Che mentre tu cerchi la perfezione, la stai rendendo impossibile. La crescita su YouTube non è un evento, è un processo. Si basa sul ciclo pubblica, analizza, migliora. Pubblichi, guardi i dati, leggi i commenti, capisci cosa ha funzionato e cosa no e usi quella lezione per il video successivo. Se non pubblichi, non hai dati. Se non hai dati, non puoi migliorare. Rimani bloccato in un limbo teorico mentre là fuori c'è gente che con un iPhone e un audio decente sta costruendo un impero semplicemente perché non ha paura di fare schifo all'inizio. La costanza è ciò che alimenta questo ciclo. Non è tanto che l'algoritmo premi la frequenza in sé, quanto che le pubblicazioni regolari ti danno il ritmo, creano un'abitudine per il tuo pubblico e soprattutto forniscono dati costanti all'algoritmo per capire a chi interessano i tuoi contenuti. Essere sporadico è come provare a spingere un'auto in salita fermandoti ogni 2 metri. Non prenderai mai lo slancio. La soluzione? Adotta questo mantra. Fatto è meglio che perfetto. Ripetiamo insieme. Fatto è meglio che perfetto. Non vuol dire questo pubblicare spazzatura, ma definire uno standard di qualità buono abbastanza e rispettarlo. L'audio si sente bene? Il video a fuoco? Il contenuto ha un senso? Bene, pubblica! Tutto il resto è un lusso che potrai permetterti solo col tempo. Il tuo obiettivo per i prossimi 90 giorni non è creare il video perfetto, è rispettare un calendario di pubblicazione. Un video a settimana, senza scuse. Questo ti costringerà a essere più efficiente, a trovare soluzioni creative e soprattutto ti darà 12 opportunità di imparare, 12 set di dati da analizzare, 12 passi avanti.
secondo errore che vedo fare di continuo, specie ai creator più appassionati, è l'ossessione per la propria idea. Ami un argomento e dai per scontato che il mondo intero non aspetti altro. Crei video su ciò che tu trovi interessante, su quella sfumatura iperspecifica del tuo hobby. Il risultato? Un video tecnicamente perfetto, pieno di passione, che però fa 15 visualizzazioni. Perché? Perché hai appena costruito una bellissima barca nel mezzo del deserto. Hai creato un contenuto che nessuno sta cercando. Questo è forse il colpo più duro da incassare. La sensazione di parlare al vento, di aver dato tutto te stesso per un'idea solo per essere ignorato. E qui scatta l'alibi. La gente non capisce. Il mio contenuto è troppo di nicchia. La verità, scomoda ma liberatoria, è un altro. Non hai fatto i compiti a casa. YouTube non è una galleria d'arte dove esponi le tue opere sperando in un mecenate. È prima di tutto un motore di ricerca, il secondo più grande al mondo. E le persone vengono qui con delle domande, con dei problemi, con delle curiosità. Come si pota un ulivo? Recensione del nuovo iPhone, migliori esercizi per addominali. Il tuo successo iniziale non dipende da quanto è geniale la tua idea, ma da quanto bene risponde a una di queste ricerche. Ignorarlo significa affidare il tuo canale al caso. Ma sperare non è una strategia. La soluzione? Smetti di pensare come un artista e inizi a pensare come un risolutore di problemi. Prima di registrare qualunque cosa, rispondi a questa domanda. Chi sta cercando questa informazione? E come la sta cercando? La passione è la benzina, ma la strategia è la mappa. E senza mappa, giri in tondo. Ecco un metodo pratico e semplicissimo che puoi fare fin da adesso. Apri una finestra di navigazione in incognito su YouTube. Inizia a digitare le parole chiave della tua nicchia nella barra di ricerca. Guarda che cosa ti suggerisce il completamento automatico. Quelle sono le cose che la gente cerca in questo momento. Analizza i primi video che compaiono. Che titoli usano? Che miniature hanno? Cosa dicono nei primi 30 secondi? Ora, la parte più importante. Leggi i commenti sotto quei video. Lì dentro c'è oro puro. Domande senza risposta, frustrazioni, richieste di approfondimento. I tuoi prossimi video sono proprio lì dentro. Ovviamente non si tratta di copiare, si tratta di capire la conversazione in atto e di inserirsi portando il tuo valore, il tuo punto di vista unico. Se la gente cerca come fare la pizza in casa, non fare un video intitolato Il mio viaggio spirituale con il lievito madre. Fai un video intitolato Fare la pizza in casa, i 5 errori che stai facendo e come evitarli. Prima guadagnati i loro click con la strategia, poi guadagnati la loro fiducia con la tua unicità, non il contrario. E arriviamo all'ultimo errore, il più profondo, quello che separa chi costruisce un progetto che dura nel tempo da chi si brucia dopo 2 mesi. La mentalità. La maggior parte dei nuovi creator inizia con una mentalità da dipendente, non da imprenditore. Che cosa significa? Significa che tratti YouTube come un lavoro dove vieni pagato per le ore che fai. Pubblichi un video che ti è costato 10 ore di fatica e ti aspetti un compenso immediato in visualizzazioni e iscritti. Quando non arriva, ti senti derubato. Ho lavorato così tanto e YouTube non mi ha pagato. Questa mentalità è una condanna al fallimento. YouTube non è il tuo datore di lavoro, non gliene frega niente di quanto tempo hai impiegato. L'algoritmo non ha un sensore di fatica. L'unica cosa che conta è il risultato. Il tuo video ha soddisfatto chi l'ha cliccato? Lo ha tenuto incollato allo schermo? Lo ha spinto a guardare altro? Chi ha una mentalità da dipendente guarda i dati analitici del proprio canale con terrore, come se fossero un voto a scuola. Poche views? Sono stato bocciato. Si concentra su metriche vuote come il numero di iscritti e vede la monetizzazione di Google come l'unico traguardo, una specie di stipendio. Ma nei primi mesi o addirittura anni quel guadagno è praticamente zero. La motivazione crolla alla prima folata di vento. La soluzione? Devi fare un cambio di prospettiva radicale. Devi diventare un creator imprenditore. Immagina questo, il tuo canale non è una serie di video, è un'azienda. Tu sei l'amministratore delegato. I video sono i tuoi prodotti, gli spettatori sono i tuoi clienti e i dati analitici non sono voti, sono dati di mercato. Un imprenditore non si aspetta un guadagno immediato, investe. I tuoi primi 100 video non sono un lavoro per cui devi essere pagato, sono l'investimento che fai per costruire un asset, un patrimonio digitale che un giorno genererà valore in modo che vanno ben oltre la pubblicità. Corsi, consulenze, prodotti, affiliazioni, una community. Cambia le domande che ti fai. Invece di perché questo video ha fatto poche views, chiediti cosa mi dicono questi dati sul mio pubblico? Cosa posso imparare dal click-through rate basso di questa miniatura?
Perché la retention di questo video crolla al minuto 2? Un imprenditore analizza, non si lamenta. Sviluppa una visione a 3 anni, non a 3 mesi. Dove vuoi che sia il tuo brand tra 3 anni? Che impatto vuoi avere? Questa visione ti darà la benzina per attraversare il deserto iniziale, perché saprai che ogni video, anche quello con solo 50 visualizzazioni, è un mattone che stai posando per costruire la tua cattedrale. Non sei un impiegato di YouTube, sei il fondatore di un media business e questo, amico mio, cambia tutto. Ricapitoliamo le 3 trappole. Numero 1. La trappola della perfezione ti paralizza e la costanza nel migliorare ti libera. Fatto è meglio che perfetto. Numero 2. La tua idea da sola non basta, serve una strategia che intercetti un bisogno, risolvi un problema e non limitarti a esprimerti. Numero 3. La mentalità da dipendente ti uccide, quella da imprenditore ti rende inarrestabile. Stai costruendo un asset, non stai aspettando uno stipendio. Una grandissima quantità di creator fallisce perché cade in una di queste 3 trappole. Si fissano sulla telecamera invece che sulla costanza, sulla propria idea invece che sui bisogni del pubblico e sul guadagno immediato invece che sulla visione a lungo termine. Ma tu ora conosci la mappa, sai dove sono le trappole, non devi far parte di questa statistica. Il successo su YouTube non è fortuna, è strategia, psicologia e visione. Ora la palla passa a te. Voglio che questo non sia solo un video da guardare, ma l'inizio di un cambiamento. Fermati un secondo e sii brutalmente onesto con te stesso. Quali di questi 3 errori ti sta frenando di più in questo momento? L'1, il 2 o il 3? Scrivilo nei commenti qui sotto. Condividere il proprio ostacolo è il primo passo per superarlo. E voglio che questa sezione commenti sotto questo video diventi un posto dove nessuno si senta solo in questo viaggio. Discutiamone insieme e ricorda, non devi essere il prossimo a mollare, puoi essere il prossimo a farcela.